Pronti a realizzare insieme a me la borsa a nodo giapponese? Ciao a tutti e bentornati su Kate & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Come avrete visto dall'anteprima andremo a realizzare insieme la borsa a nodo giapponese. È una borsa che mi avete richiesto veramente in tantissime e me la chiedete da diversi anni, però non l'ho mai realizzata perché comunque ne è pieno il web, ma dopo l'ennesima richiesta ho detto ok la faccio, ma ho dato una veste nuova a questo progetto. Diciamo che la costruzione l'ho un po' cambiata, anche se comunque il progetto resta quello perché la borsa questa è, però ho cambiato un po' la costruzione. Tra l'altro l'ho fatta con punto traforato, una borsa veramente comoda, nemmeno troppo piccola perché resta abbastanza capiente per tutto il necessario. Insomma, vi ho spiegato tutto passo passo. In ogni caso, se avete dei dubbi lasciatemi un commento qui in basso. Se volete realizzarla in mia compagnia trovate il kit completo sul sito hobbyperline.com. vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni insieme alla lista dell'occorrente. E nulla, spero che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove troverete le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se volete continuare a supportarmi in maniera super gratuita e non vi volete perdere tutti i prossimi tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di Thai Metal, uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per realizzare questo progetto andremo a creare due pannelli uguali, identici. Uno l'ho già creato, l'altro lo creeremo insieme. Per questo progetto non ho seguito nessun multiplo, ma cosa ho fatto? Mi sono scelta le misure da seguire, quindi in base alla grandezza che volevo dare alla mia borsa mi sono segnata le varie misure ed ho semplicemente seguito quelle. Quindi se voi volete realizzare un progetto che abbia delle dimensioni diverse rispetto alle mie, vi basterà semplicemente scegliere innanzitutto la misura per quanto riguarda la larghezza del vostro pannello, avviate un tot di catenelle fino a raggiungere quella misura e vi create una sorta di schema per capire se ci stanno tutti i punti, soprattutto per quanto riguarda la zona traforata. E questo è il metodo migliore che posso consigliarvi per cambiare le dimensioni di questo progetto. In questo modo avrete anche lo schema bello scritto lì che potete andare a consultare in qualsiasi momento. Quindi ora andiamo a realizzare l'altro pannello insieme, vedrete che sarà super semplice, facile e veloce. Ci prendiamo il nostro filato, io sto utilizzando l'uncinetto numero 3,5, è 3,5 non è 6. Ci prendiamo il nostro filato, l'uncinetto, cappio e ci andiamo ad avviare delle catenelle. Le catenelle che avvierò io le troverete indicate qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma ve le posso anche dire perché ho già lavorato l'altro pannello. Vado ad avviare 42 catenelle che mi corrispondono circa 24 centimetri. Ho fatto le mie 42 catenelle, come vi ho detto corrisponderanno a 24 centimetri, come potete vedere,
A questo punto procederemo lavorando a mezza maglia alta. Andremo a lavorare nelle asoline che si trovano retro, quindi girando la catenella in queste piccole asoline che abbiamo qui. Ci inseriamo nella prima e lavoriamo una maglia bassa. Ci inseriamo nella solina esterna della maglia bassa e andiamo a lavorare una maglia bassa su questa maglia bassa. In questo modo avremo alzato il lavoro e sostituito la prima mezza maglia alta. Procediamo, punto successivo, ci inseriamo sempre nella solina in questo modo e lavoriamo una mezza maglia alta e procederemo in questo modo per ogni punto che abbiamo sottostante. In totale avremo 41 mezze maglie alte. Ok, una volta lavorata tutta la riga, a questo punto andremo a ripetere lo stesso procedimento per altre 2 righe, quindi dovremo avere un totale di 3 righe a mezza maglia alta. Voltiamo il lavoro, non facciamo la catenella per girare, così ci resta il bordo bello pulito. Ci inseriamo nel primo punto, in questo modo lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta, e poi procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Come vi ho già detto, ripeteremo questo procedimento fino ad ottenere 3 righe totali di mezza maglia alta. In questo caso c'è già la prima lavorata, stiamo lavorando la seconda, poi dovremo lavorare la terza e ci fermiamo. Quindi ci rivediamo dopo aver lavorato le 3 righe. Bene, una volta che avremo lavorato le 3 righe a mezza maglia alta, avremo raggiunto i nostri 3 cm, quindi 1 cm per ogni riga di mezza maglia alta. A questo punto dovremo iniziare con la lavorazione traforata, che sarà incorniciata dalle maglie alte. Quindi noi ora con i marcapunti, intanto giriamo il lavoro, ci andiamo a segnare 5 punti su un'estremità e 5 punti sull'altra estremità, che saranno i punti lavorati interamente a maglia alta. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4 e 5 e mettiamo il marcapunti. E contiamo 1, 2, 3, 4 e 5 e mettiamo il marcapunti. Quindi questi punti qui andranno lavorati tutti a maglia alta, mentre tra un marcapunti e l'altro ci sarà la lavorazione traforata a punto alto incrociato, che è uno dei miei punti preferiti perché resta la lavorazione traforata ma anche un po' lavorata. Quindi abbiamo voltato il nostro lavoro, sostituiamo la prima maglia alta sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra, facciamo la maglia bassa, poi ci inseriamo nella solina e lavoriamo una maglia bassa. In questo modo procediamo lavorando una maglia alta nei 4 punti successivi, 1, 2, 3 e il quarto lo facciamo nel punto marcato. Quindi in totale avremo 5 maglie alte, contiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ora iniziamo a lavorare a punto alto incrociato, facciamo una catenella,
saltiamo un punto di base, saltiamo il successivo, andiamo nel prossimo e lavoriamo una maglia alta. Ora torniamo nel punto precedente, quindi esattamente in questo va saltato a prescindere perché c'è la catenella. Ci inseriamo in quello prima e lavoriamo una maglia alta. Arriverà una sorta di croce. Facciamo una catenella, saltiamo il punto successivo, non confondiamoci, questo qui è lavorato. Saltiamo il punto successivo, il successivo e andiamo nel prossimo, quindi nel terzo. Ci inseriamo e lavoriamo una maglia alta. Poi torniamo nel secondo, quindi esattamente in questo qui, e lavoriamo una maglia alta in questo modo. Questo è l'effetto. Facciamo una catenella e ripetiamo lo stesso procedimento fino al marcapunti. Ve lo faccio rivedere ancora una volta. Saltiamo 1, 2, andiamo nel terzo e facciamo una maglia alta, ritorniamo nel punto precedente e facciamo una maglia alta, catenella e si continua così. Bene, vi avanzerà un punto perché dobbiamo fare l'ultima catenella, poi abbiamo il marcapunti, lo togliamo e da qui lavoriamo una maglia alta negli ultimi punti, che saranno comunque 5. 1, 2, 3, 4 e 5. In questo modo questo sarà il risultato della prima riga. Ora voltiamo il lavoro e dovremo ripetere praticamente lo stesso procedimento, con la differenza che non andremo a mettere marcapunti perché abbiamo già i punti predisposti. Quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto e vado a lavorare le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. Lavoro una maglia alta in ogni maglia alta sottostante, quindi per un totale di 5. Dopodiché facciamo una catenella, andiamo ad inserirci nella seconda maglia alta che abbiamo qui in basso e poi ritorniamo nella prima. Da questa riga in poi praticamente è molto più semplice lavorare questo punto perché abbiamo già i punti predisposti e sappiamo come lavorare la riga. Catenella, mi vado ad inserire nella seconda maglia alta, quindi esattamente qui, e poi ritorno nella prima maglia alta. Ovviamente le catenelle della riga precedente non saranno lavorate ma corrisponderanno esattamente alle catenelle della stessa riga, quindi continuiamo, facciamo una catenella e procediamo in questo modo per tutta la riga. Il procedimento è veramente molto semplice. Una volta che saremo arrivati al termine, quindi esattamente qui, andremo a lavorare una maglia, ovviamente faremo la catenella e poi andremo a lavorare una maglia alta nei 5 punti finali, e questo procedimento lo andremo comunque a ripetere per il totale di righe che vi lascerò indicato qui in alto. Quindi dobbiamo andare a lavorare tutto il pannello in questo modo. Troverete quindi qui in alto sia il numero totale di righe, vi lascio proprio il totale completo a partire dalla prima fino all'ultima, insieme alla misura in centimetri, così se non vi trovate con il numero di righe potete seguire la misura in centimetri. Quindi raggiungiamo le misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, una volta lavorate le 17 righe a punto alto incrociato, aggiungendo poi le 3 righe a mezza maglia alta, abbiamo un totale di 20 righe. A questo punto dobbiamo andare a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto all'inizio, quindi dobbiamo andare a chiudere la nostra cornice lavorando 3 righe a mezza maglia alta. Quindi voltiamo il lavoro. Alzeremo il lavoro sempre nello stesso modo, quindi ci inseriamo, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima mezza maglia alta e poi procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi qui abbiamo le 5 maglie alte iniziali. Dopodiché dove c'è la catenella noi andiamo ad inserire l'uncinetto in questo modo e ci lavoriamo la mezza maglia alta intorno. Poi abbiamo le 2 maglie alte, quindi lavoriamo una mezza maglia alta su ciascuna maglia. Poi di nuovo abbiamo la catenella, lavoriamo una mezza maglia alta, insomma dobbiamo lavorare una mezza maglia alta per ogni punto, catenelle comprese. Praticamente in totale dobbiamo ottenere i 41 punti iniziali. Bene, terminata la riga, come abbiamo fatto all'inizio, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una mezza maglia alta in ogni punto sottostante e dovremo ottenere in totale 3 righe a mezza maglia alta. Bene, ho lavorato le 3 righe a mezza maglia alta, quindi abbiamo completato il corpo borsa, abbiamo raggiunto un pannello di 28 cm in altezza e 24 cm in larghezza. A questo punto dobbiamo andare a creare le 2 fasce, quindi senza tagliare il filo possiamo partire con la lavorazione della prima fascia, ma prima vi voglio dire quanti punti andremo a lavorare, quindi possiamo metterci le marcapunti. Andrò a lavorare una fascia di 10 punti, quindi vado a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e nel decimo metto il marcapunti. Tra l'altro ho un po' le mani arancioni perché questo cordoncino tende a stringere un pochino, ma è tutto normale come i soliti cordini che hanno dei colori un po' forti. Calcolate che lavando le mani va via. Faccio lo stesso anche su questo lato, quindi conto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Nel decimo metto un marcapunti in questo modo, quindi faremo una fascia su questo lato, una fascia su questo. Parto dalla fascia più lunga, quindi volto il lavoro, andrò a lavorare ovviamente a mezza maglia alta, procedo sempre nello stesso modo, quindi alzo il lavoro facendo le 2 maglie basse che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Ovviamente lavoreremo anche il punto marcato. Calcolate che dobbiamo avere comunque 10 punti di base. Ora vi dico anche la misura in centimetri. Ultimo punto, togliamo il marcapunti e lavoriamo anche questo punto. Il marcapunti ora non ci serve più. Vi dico la misura
I 10 punti corrispondono esattamente a circa 7 cm. Quindi se avete lavorato con un altro filato, per esempio, potete regolarvi con la misura in centimetri. A questo punto non dovremo far altro che andare a lavorare righe di andata e ritorno, sempre a mezza maglia alta. Ripartiamo sempre con le 2 maglie basse, non faccio la catenella per tenere il bordo pulito e poi procedo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Questo procedimento lo andrò a ripetere per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente la fascia che stiamo realizzando è solo la metà della fascia completa perché l'altra metà sarà sull'altro pannello. Lavoriamo quindi la nostra fascia e poi ci rivediamo al termine. Ok, una volta che avremo lavorato tutte le righe, quindi 19 totali, avremo raggiunto una fascia di 18 cm. A questo punto possiamo tagliare il filo. Se questo è il secondo pannello che realizzate, potete tagliarlo un po' più lungo, così lo utilizzeremo per andare a cucire le fasce insieme. A questo punto dovremo ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato, con la differenza che dovremo agganciarci con un nuovo filo. Quindi facciamo il cappio, ci teniamo il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare nel primo punto. Quindi mi inserisco, lavoro la prima maglia bassa ed una maglia bassa su questa maglia bassa. In questo modo avremo sostituito la prima mezza maglia alta. Poi, come abbiamo fatto per l'altra fascia, procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante fino al marcapunti compreso. Otterremo comunque 10 punti di base e procederemo lavorando in righe di andata e ritorno a mezza maglia alta per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Ovviamente questa sarà la fascia più piccola, quindi lavoreremo meno righe. Sono arrivata al marcapunti, tolgo, lavoro anche questo punto, poi volto il lavoro e procedo sempre nello stesso modo, quindi lavoriamo anche questa fascia e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho terminato di lavorare anche quest'altra piccola fascetta che comprende comunque 11 righe e misura circa 11 centimetri. A questo punto, anche in questo caso, taglio il filo un po' più lungo perché mi servirà dopo per cucire le 2 fascette insieme. A questo punto, una volta lavorato tutto il pannello, non dovremo far altro che andare a ripetere lo stesso procedimento anche per il secondo pannello. L'unica differenza che vi consiglio di apportare è quando andate a lavorare le fascette. Quindi, in questo caso, quando abbiamo terminato la lavorazione del corpo borsa, siamo partite con la realizzazione della fascetta più grande. Nel secondo pannello partite con quella più piccola, così quando poi dobbiamo andarli a cucire insieme e dobbiamo comunque metterli dritto contro dritto, io intendo dritto perché vado a vedere la prima riga di lavorazione e si trova sul dritto, quindi lo posizionerò in questo modo e vedete ce li ho messi bene, ma comunque in ogni caso è indifferente, quindi tranquille. Quindi non ci resta che andare a cucire i nostri 2 pannelli insieme. Lo faremo con ago da lana e stesso cordoncino. Se volete foderare il vostro pannello vi basta prendere un pezzo di tessuto che vada a ricoprire, diciamo, il corpo borsa e andarlo poi a cucire sul pannello. Volendo potete foderare anche le 2 fascette. Io non andrò a foderare al momento, quindi la lascerò così. Quindi prendiamoci il filo, l'ago e andiamo a cucire il nostro pannello. Ovviamente lo dovremo fissare per bene, andremo a cucire punto per non far spostare i pannelli, andiamo a
utilizzare i marcapunti, quindi mi fisso intanto gli angolini insieme. Che belle le mie mani arancioni. Faccio lo stesso anche sull'altro angolo. E poi vado in questo caso a far combaciare le righe delle due fascette, in modo anche da capire dove devo terminare o comunque iniziare la cucitura. Quindi questa è la prima riga per quanto riguarda le fascette, quindi le ho fissate insieme. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. In questo modo, a questo punto quindi possiamo andare a cucire. Vado quindi a fissare il mio filo facendolo passare attraverso le maglie. Ovviamente ho posizionato i miei due pannelli dritto contro dritto, quindi sto facendo la cucitura a rovescio. Una volta bloccato il filo, cosa faccio? Devo andare ad unire le mie maglie. Lo farò in maniera veramente molto semplice. Entro prendendo le asoline che ho sul bordo, in questo modo, e le vado ad unire. Farò così per tutte le asoline che incontro. Assicuriamoci comunque in ogni caso di andare a cucire il pannello dritto, quindi i punti devono corrispondere. Se per voi è più semplice potete mettere anche più marcapunti in modo da fissarlo per bene o andare ad imbastire utilizzando un cordino diverso, facendo dei punti molto larghi ma fissandolo, oppure utilizzare anche delle mollette. Vado a cucire il mio pannello lungo questi lati fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Le fascette non andranno cucite. Una volta che avremo terminato la cucitura facciamo una doppia passata nell'ultimo punto e andiamo a bloccare il filo attraverso le maglie. A questo punto non ci resta che ripetere lo stesso procedimento per cucire anche le due fascette, quindi sulla parte superiore. Andiamo ad unire semplicemente punto per punto in questo modo. A questo punto blocco il filo attraverso le maglie e andrò a ripetere poi lo stesso procedimento anche per l'altra fascetta. Bene, una volta cucite anche le fascette avremo terminato, possiamo togliere questi marcapunti perché non ci occorrono più. Possiamo anche andare a rovesciare la borsa perché dobbiamo girarla. Ecco qui, questo è il risultato. Come potete vedere non si nota
assolutamente nulla. Vi consiglio tra l'altro di fare sempre le cuciture a rovescio perché vi danno anche un po' di profondità alla borsa. A questo punto non ci resta che andare a chiudere la nostra borsa come va chiusa, ovvero facendo questo nodino, e questo sarà il risultato finale. Io spero di aver esaudito il vostro desiderio. Mi avete scritto in tantissime che volevate un tutorial, comunque un'idea per quanto riguarda il nodo giapponese, però siccome non volevo realizzare la solita borsa che si vede, ci ho dato una veste nuova e sono veramente molto soddisfatta. Ora in video non rende molto, però è veramente molto carina. L'ho fatta tra l'altro anche un po' più grande. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, taggatemi nei vostri post o mandatemi le foto sui miei social, principalmente Instagram dove sono più attiva. Trovate il kit per realizzare questo progetto sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video ma lo trovate anche nel box informazioni qui in basso insieme a tutta la lista dell'occorrente. Nella descrizione in basso al video vi lascerò anche il mio tutorial riguardo la fodera, se può esservi utile, la fodera a pannello. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao!